Eccoci qui, oggi facciamo il compost. Fare compost vuol dire rendere fertile la nostra terra arricchendola di elementi essenziali per la salute delle nostre piante in modo biologico, naturale ed economico. Fare il compost è il miglior modo per riciclare in cucina, assolutamente. Allora, per fare questo utilizzeremo avanzi di frutta, di verdura, fatti a pezzi. Attenzione, tutto dovrà essere assolutamente crudo, verdura andata male, avanzi di foglie, di ramettini, erba. L'importante è che sia tutto crudo. Faremo i nostri pezzettini. Qui poi c'è una cosa che vi farò vedere dopo. Le uniche cose cotte, tra virgolette, potranno essere le bustine usate di tè o tisane, ovviamente possono essere anche usate crude. Ovviamente andrà tolta la parte della carta stampata, i fili, così andranno messe dentro, possono essere messe dentro. Foglie, come dicevo, rametti, anche questi andremo a tagliarli, anche degli avanzi di insalata, l'importante siano cose crude, di frutta o verdura. Tisane, le uniche cose cotte, come cotte ci sono i gusci di uova, cotti possono essere usati sia crudi che cotti, magari meglio usare un mix e tritarli per una più semplice decomposizione e come cose tra virgolette cotte, possiamo definirle, anzi molto importanti, sono i fondi del caffè. Ecco, adesso sta parte qui è un po' dura, farò i pezzettini più piccoli, però normalmente si possono fare anche un po' più grossi. Così. La banana contiene potassio, molto importante se fate i pomodori, eccolo qua. Le bucce di patate crude, ovviamente, sono importanti se fate magari le rose. Poi useremo anche della carta, poi vi farò vedere. Allora, prendiamo un vaso grosso, facciamo la base, stendiamo il terriccio che useremo poi, avanzi di foglie, per fertilizzare. Qui c'è un avanzo di fondo di caffè, si è un po' seccato. Facciamo 2-3 centimetri di terreno che va fertilizzato. Qua c'è un pezzettino di guscio d'uovo, è rimasto troppo grosso e fa fatica ad essere assorbito. Dopo questo primo strato stendiamo quello che abbiamo preparato, così. Diamo un pochino di terra ancora. E poi facciamo a fettine della carta, o carta casa se non è stampata, o quella carta ondulata leggera, sempre senza stampa, che si trova all'interno delle scatole dei biscotti, va bene anche quella, o un sacchetto di carta del pane, l'importante è che non ci siano stampe. Fate un po' di questi, un foglio di questa carta, tirate un pochino e poi l'elemento a sorpresa, adesso qui molti diranno ah che schifo, sono importantissimi, si può fare anche senza, ma veramente sono degli elementi importanti.
per il nostro giardino, i nostri vasi, sono i vermi da terra e i lombrichi. Perché sono importanti? Perché gli alimenti che noi mettiamo spezzettati incominciano a decomporsi con le muffe, i batteri. A quel punto arrivano i lombrichi e accelerano il processo di decomposizione, lo migliorano, mangiando e espellendo poi quello che hanno digerito e rendendo il tutto più disponibile alle piante che utilizzeranno quel terriccio fertilizzato. Non solo sono importanti per il compost, ma anche per le piante normali. Qui devono lavorare e ne metterò un bel po', farò degli strati. Pensate, io ho iniziato con una decina di vermi, nel giro di 5-6 anni ne avrò 300 circa e non li uso, come dicevo, solo per il compost, ma li uso anche nelle piante normali, perché scavando formano delle gallerie. Dentro queste gallerie l'aria passa più facilmente, fino in profondità della terra. Arriva l'aria, arriva l'ossigeno, quindi la terra rimane areata e poi nel momento in cui viene bagnata la terra, adesso qui metto un altro strato di vermi, l'acqua arriva fino in profondità, passa meglio grazie a questi canali, questi tunnel che sono stati fatti dai nostri vermi. Una cosa importante scopriamo è tenere sempre, per il bene dei nostri lombrichi, ma anche perché il compost venga bene, tenere l'umidità all'interno del vaso. Comincio a bagnare e proseguo a fare gli strati così fino ad arrivare quasi in cima, lascio 3-4 centimetri dalla parte finale del vaso. Poi io copro con un sottovaso in modo che si mantenga questo clima umido, poi che si viene a formare all'interno, si formeranno anche dei gas di decomposizione e ogni tanto, una volta ogni 3-4 giorni, una volta alla settimana, dipende molto dall'ambiente, ovviamente andrà messo dove? Su un balcone, in modo che non ci sia odore, e in una parte all'ombra. Ovviamente l'ultimo strato sarà di terra, ecco questo è un guscio vecchio che ho messo almeno un paio d'anni fa, adesso incomincia a decomporsi, ecco perché dicevo che gusci d'uova meglio se li tritate, se no hai voglia a decomporli. Ecco, l'ultimo strato, dicevo, dovrà essere di terra, almeno 3 centimetri di terra, in modo che tenga gli odori sotto controllo. Poi mettendo questo coprivaso sopra, io non sento cattivi odori in giro, a parte il fatto che sul balcone c'è la reazione, ma così tutto è tenuto sotto controllo. Ecco fatti tutti questi strati, continuiamo fino quasi alla fine e nel giro di 3 mesi circa il nostro terriccio è pronto per essere mischiato con altra terra, quindi diventerà il nostro fertilizzante. Come dicevo, controllate sempre, ogni tanto bagnate un po' questa terra perché i lombrichi hanno bisogno di vivere in un ambiente dove c'è dell'umidità. Non andate a mettere i lombrichi nella terra di un cactus perché o muore uno o muore l'altro. I lombrichi hanno bisogno di un ambiente di terriccio che ogni tanto viene bagnato. Insomma, se loro stanno bene, lavorano bene, fa star bene anche le nostre piante, le nostre coltivazioni.
un minimo di cura per queste bestioline ci vuole. Fanno tutto da soli, per cui basta veramente poco, veramente niente. Questo è quanto. Si continua così, strato dopo strato, fino ad arrivare alla fine e poi c'è proprio poco da fare. Eviteremo qualche giro in più nell'immondizia perché molte cose verranno buttate qua. E non andremo a spendere soldi in cose chimiche. Poi vi farò anche un altro video su come eliminare problemi in maniera naturale, biologica, relative alle infestazioni tipo degli acari. Ho avuto la fortuna di avere delle uova di coccinella, di seguire tutto il processo di evoluzione, le ho utilizzate per debellare una mega infestazione di acari e poi le ho lasciate andare, ovviamente. È stata un'esperienza molto bella, istruttiva, perché mi sono fatta anche una cultura su queste coccinelle. Sicuramente farò un video per condividere questa mia esperienza perché anch'io molte cose non le sapevo, le ignoravo ed è veramente un peccato. Ecco, continuate così, buon lavoro e vedrete che soddisfazione, veramente. Buon lavoro.